Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nella puntata di oggi vi darò dei semplici consigli su come evitare di tradurre le parole nella propria testa. Ho deciso di fare questo semplice episodio per aiutarvi a parlare con più naturalezza e scioltezza, per poter migliorare il vostro lessico. Tutti questi consigli che sentirete ve li riporterò nella descrizione. Dateci un'occhiata. Inizio l'episodio di oggi con il precisarvi che ovviamente non è qualcosa che si impara in un giorno. Servono costanza, perseveranza e impegno. È molto importante essere pazienti con se stessi. Divertitevi a imparare l'italiano. Datevi il tempo per imparare, sbagliare e migliorare. Il primo consiglio per non tradurre nella propria testa è essere circondati dall'italiano. Questa è una cosa di cui vi ho già parlato in passato, in vari episodi fatti. Essere circondati dall'italiano significa avere spesso l'italiano con voi. Potete ascoltare degli audio, dei podcast, degli audiolibri o dei video durante la giornata. Anche mentre cucinate, mentre pulite la casa, mentre guidate o mentre vi riposate. Anche se non ascoltate attentamente, il vostro cervello familiarizza con la lingua e sarà sempre più facile parlare e capire l'italiano. Ovviamente è importante anche lo studio attivo. È importante creare una routine quotidiana di studio dell'italiano. Ogni giorno prendetevi 10 o 15 minuti per studiare un po' l'italiano, per leggere qualche riga in italiano, ripassare o studiare una nuova regola. Date al vostro cervello la possibilità di assimilare e diventare amico dell'italiano. Il consiglio numero 2 è utilizzare un dizionario monolingue. Un dizionario monolingue è un dizionario dove le parole non sono tradotte nella vostra lingua. Ma quando cercate una parola in italiano, trovate la descrizione in italiano. Il significato della parola è descritto in italiano. Questa è una meravigliosa opportunità per imparare parole nuove ed esercitare il vostro italiano. Quindi il secondo consiglio è usare un dizionario monolingue. Consiglio numero 3. Nominare gli oggetti e parlare di quello che fate da soli. Per esempio, mentre camminate per la casa, potete nominare degli oggetti o dire delle frasi
con quegli oggetti. Per esempio, quello è un cellulare, questo è un frigorifero, eccetera. Oppure dire quello che state per fare. Esempio, vado a fare la doccia, bevo un caffè, vado in palestra. Questo è un ottimo modo per esercitare il vostro italiano orale e rendere i vocaboli e le frasi automatiche nella vostra testa, in modo che voi possiate pronunciarle senza più pensare. Quindi, durante il giorno, nominate gli oggetti, oppure create delle frasi semplici di quello che fate. Rendete il vostro italiano automatico nella vostra testa. Ultimo consiglio, il numero 4, è quello di usare i post-it con parole o frasi in italiano. I post-it sono uno strumento meraviglioso per memorizzare e praticare l'italiano. Sul post-it potete scrivere delle frasi. Per esempio, mi piace cucinare la sera e attaccate il post-it in cucina. Così, ogni volta che cucinate, potete leggere e pronunciare la frase e renderla automatica nel vostro cervello. Potete usare questa frase, per esempio, per esercitare l'espressione mi piace o per esercitare le espressioni di tempo. La sera, la mattina, il pomeriggio. Un'altra alternativa è quella di attaccare post-it su degli oggetti, come ad esempio sui libri, sulla TV, sugli oggetti da cucina, eccetera. Vi aiuterà tantissimo, soprattutto se avete una memoria visiva. È tutto per oggi. Questi erano dei semplici consigli su come smettere di tradurre le parole nella propria testa. Se avete qualche domanda o dubbio riguardo l'argomento di oggi, non esitate a mandarmi un messaggio su HelloTalk. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Iscrivetevi e attivate la campanella. Il link lo trovate in descrizione. Come sempre, lasciatemi una recensione e una valutazione su Apple Podcast. Bene, non mi resta che salutarvi ragazzi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.